Benvenuti a tutti, riprendiamo esattamente da dove avevamo terminato con la topologia circuitale e abbiamo tante cose da dire in merito, infatti le spalmeremo sicuramente su più puntate. E cosa hai da dirci a riguardo, Enrico? Allora, innanzitutto quella topologia circolare è un argomento molto ampio, molto complesso, quindi come hai accennato lo spanderemo su più puntate, anche per lasciare il tempo eventualmente di riflettere e di metabolizzare alcuni concetti. Prendendola un po' larga, nelle puntate precedenti abbiamo parlato dell'alimentazione e di alcuni fenomeni accessori all'interno, ad esempio, di un amplificatore. Arrivando al cuore, potremmo dire che la topologia circuitale è quell'insieme di componenti, schemi elettrici, punti di lavoro, insomma tutta quella parte di circuito che ha il compito di implementare e di realizzare l'amplificazione. Potremmo dire che tutto il resto sono in qualche modo dei circuiti e dei componenti accessori che consentono a questa parte così strategica di poter lavorare nelle migliori condizioni. Reputo però importante fare qualche premessa e qualche puntualizzazione a riguardo, ovvero, come abbiamo già accennato in qualcuna delle puntate precedenti, il segnale audio è contenuto nella forma d'onda in tensione del segnale d'ingresso. Quindi, se noi osserviamo, ad esempio, con un oscilloscopio com'è la forma d'onda che arriva all'ingresso di un amplificatore, possiamo in qualche modo estrapolare, immaginare che quello contiene tutti i dettagli musicali che poi andremo a ascoltare. Nella variazione della tensione sono in qualche modo contenute la variazione della pressione sonora che arriverà ai nostri timpani. Quindi c'è una strettissima relazione, quasi di identità, fra la forma d'onda e la pressione sonora che arriverà al nostro organo di senso. È importante capire quello, perché il compito di una topologia circuitale è quella di realizzare l'amplificazione in tensione del segnale di ingresso. E qui farei due precisazioni. La prima è che per lo scopo di questo canale sarò costretto a fare delle semplificazioni. Per cui chi conosce la materia, chi magari è un autocostruttore o ha avuto una formazione tecnica che in qualche modo già conosce questi argomenti, mi consenta di esprimermi in un modo estremamente semplice, anche a costo in qualche modo alle volte di commettere delle imprecisioni tecniche, ma lo scopo è quello di cercare di far cogliere a delle persone che non hanno la minima conoscenza tecnica quali sono i fenomeni importanti che in qualche modo risiedono in questa parte di un'amplificazione. Quindi, di conseguenza, in qualche modo invito anche chi volesse commentare qualcosa che ho detto perché non lo ritiene completamente esaustivo o solo parzialmente, in qualche modo di astenersi da questo, perché io stesso sono consapevole che le cose che saranno dette sono dette in termini volutamente semplicistici. L'altra cosa che mi sento di puntualizzare è la differenza che esiste fra la tensione elettrica e la corrente elettrica. Può sembrare un concetto abbastanza banale, ma in realtà non lo è, perché dietro queste due parole si celano dei fenomeni fisici molto importanti. Per assurdo direi quasi, riallacciandomi agli anni in cui ho insegnato, per 4-5 anni ho insegnato alle superiori materie tecniche, fra cui elettronica, parlando con i miei colleghi insegnanti, spesso ho formulato il concetto di dire, al di là di ciò che può essere il programma ministeriale, io mi accontenterei che un alunno uscisse in quinta avendo ben chiaro nella sua mente la differenza che esiste fra la tensione elettrica e la corrente elettrica, cosa in realtà che non è data per scontata, anzi anche i ragazzi che erano usciti in quinta con voti anche interessanti, se cercavi di approfondire un attimo la loro conoscenza e comprensione della differenza fra la tensione elettrica e la corrente elettrica, capivi che in realtà le cose non erano esattamente in questi termini. Ma perché dico che è importante comprendere questo concetto? Perché se è vero che nella tensione elettrica esiste il segnale musicale che andiamo a ascoltare, è altrettanto vero che la tensione elettrica di per sé non è in grado di compiere nulla. Non a caso la tensione elettrica viene anche chiamato potenziale elettrico. Quindi, facendo un paragone ad esempio idraulico, è come se la tensione elettrica fosse la pressione che esiste
in un tubo dell'acqua. Immaginate il vostro impianto domestico, se non aprite nessun rubinetto, tipicamente in un impianto domestico ci possono essere 2-3 bar di pressione, ma questa pressione non si traduce in un flusso d'acqua. Il flusso d'acqua può essere assimilato alla corrente elettrica, quindi alla quantità di acqua che si mette in moto a causa della pressione che esiste in una tubazione. Similmente, in un impianto audio, se noi abbiamo un amplificatore, manopolo di volume regolato ore 12 per esempio, e ai suoi morsetti non sono collegati diffusori, comunque ai suoi morsetti in uscita è presente un segnale audio amplificato in tensione. L'amplificatore però non sta ancora erogando corrente. Nel momento in cui andiamo a connettere i cavi degli altoparlanti, in quel momento l'amplificatore comincerà a erogare al carico della corrente. Quanta corrente eroga l'amplificatore al carico? Non è possibile saperlo, nel senso che dipende dalle caratteristiche del diffusore in quel momento collegato. Ogni diffusore ha una certa impedenza e soprattutto questa impedenza è tutto tranne che costante alle varie frequenze. Quindi è un comportamento che nella dinamica temporale cambia in modo continuo e non c'è una relazione di tipo ohmico per cui la corrente è uguale alla tensione diviso dalla resistenza. Un diffusore è tutto tranne che una resistenza ideale. Ma quello che è importante comprendere, anche per poi capire come sono strutturate le varie topologie circuitali, è che il compito dell'amplificatore è quello di tenere costante ai suoi morsetti d'uscita una tensione elettrica che sia una copia fedele della tensione d'ingresso. Questo indipendentemente dalla quantità di corrente che il carico richiede. Che io colleghi un diffusore con impedenza da 8 ohm, da 4 ohm, o un diffusore con dei moduli impedenza molto tormentati che possono scendere anche un ohm, l'amplificatore ideale deve tenere costante sempre questa tensione. Qualunque variazione di tensione rispetto alla tensione ideale avvenga in uscita di un amplificatore si traduce istantaneamente in una differenza fra il suono teorico che abbiamo nella nostra registrazione e il suono che arriverà alle nostre orecchie. Nel controllare la corrente erogata al carico, riallacciandoci a qualche puntata precedente, è molto importante il dimensionamento dell'alimentazione, nel senso che se la topologia circuitale che implementa l'amplificatore deve erogare 20 A al carico, da qualche parte devono venire. Se l'alimentazione non è in grado di fornirla, avremo evidentemente una variazione, un abbassamento della tensione in uscita. Ma tipicamente questo è difficile che accada, è molto più facile che uno scostamento fra la tensione reale in uscita e quella teorica sia causata dagli effetti combinati dalla topologia circuitale interna. Ecco, tornando al ruolo di un amplificatore ideale, abbiamo detto che il compito di un amplificatore ideale è quello di avere una tensione in uscita che sia una replica fedele rispetto a quella in ingresso. Tipicamente possiamo immaginare che i fattori di amplificazione in un amplificatore o in una catena costruita da preamplificatore più amplificatore finale, utilizzando delle sorgenti digitali d'ingresso, il fattore di amplificazione si possa mettere fra 10 e 100 e spesso in dB possiamo dire fra 20 e 40 dB. E sarebbe interessante chiedersi invece quanto è l'amplificazione in corrente. E qui la situazione diventa decisamente più complessa e articolata, nel senso che innanzitutto per come sono strutturate le varie circuitazioni non ha proprio senso parlare di amplificazione in corrente, però se vogliamo fare una stima, ad esempio prendiamo una sorgente digitale che abbia come tensione d'uscita 2 volt e una impedenza tipica di ingresso di 10 kΩ, vuol dire che la corrente circolante è di 0,2 mA. Un diffusore alimentato con una potenza abbastanza discreta possiamo immaginare che assorba correnti dell'ordine di 5, 6, anche 10 A. Quindi prendiamo ad esempio 10 A come un valore abbastanza alto di corrente in uscita, diviso 0,2 mA, abbiamo un guadagno in corrente che risulta essere circa 50.000 volte. Possiamo immaginare 100.000 volte, vuol dire che in dB il guadagno è molto alto. Quindi l'amplificatore ha un guadagno ipotetico in corrente molto più grande di quello che è la sua amplificazione
in tensione. Quindi nella nostra analisi un ruolo molto importante sarà anche cercare di capire come è strutturato un amplificatore perché possa erogare al carico tutta la corrente che richiede senza andare a penalizzare o modificare la tensione in uscita, ovvero quanto si scosta rispetto all'amplificatore teorico. Preso atto di questo, prima di cominciare l'analisi di una topologia circuitale molto semplice, è importante capire un altro aspetto. Abbiamo detto che un amplificatore ideale dovrebbe essere in grado di avere in uscita una tensione che sia replica fedele del segnale d'ingresso. Ma all'atto pratico dobbiamo poi scontrarci e fare i conti con ciò che effettivamente la tecnologia in questi anni, in questo periodo storico, mette a disposizione. Serve come dire un mezzo di trasporto ideale è il mezzo di trasporto che mi consente di viaggiare nello spazio secondo le mie necessità. Se andiamo a vedere all'atto pratico cosa abbiamo a disposizione, non c'è un mezzo di trasporto ideale. Ognuno di quelli che noi possiamo in qualche modo utilizzare ha dei pro, dei contro e delle sue limitazioni. Andiamo dalla bicicletta fino al jet supersonico, passando per l'automobile, per le motociclette, per le navi, eccetera, eccetera. Quindi una situazione simile per certi versi c'è all'interno delle topologie circuitali, ovvero preso atto che io vorrei realizzare qualcosa che mi aumenta la tensione del segnale d'ingresso per portarla alla tensione d'uscita e contemporaneamente in grado di erogare al diffusore tutta la corrente di cui il diffusore ha bisogno. All'atto pratico, con cosa lo posso realizzare? Ecco, è importante capire questo perché vedremo, probabilmente nella puntata seguente, quali sono gli elementi costitutivi di una topologia circuitale, ovvero quali sono i tipi di semiconduttori e di transistor che possiamo utilizzare. Ognuno di questi ha dei pro e dei contro e quindi una topologia circuitale è qualcosa che partendo dai singoli mattoni di base in qualche modo cerca di ottenere il risultato migliore tenendo conto delle limitazioni tecniche e fisiche dei componenti che abbiamo a disposizione. Probabilmente fra X anni o X secoli, se ci saranno dei componenti diversi, tutti i discorsi potranno essere visti, ma in questo momento storico, per questo momento storico intendo dagli anni 50 sino ad ora, non c'è stato nulla che abbia veramente cambiato in modo radicale il modo con cui vengono realizzati gli amplificatori. Fra le innumerevoli topologie circuitali che possiamo prendere in considerazione, ne ho scelta una particolarmente semplice, in modo che anche chi non ha dimestichezza possa quantomeno cercare di intuire e seguire il ragionamento che stiamo facendo. Come nella puntata precedente, a questo punto l'immagine sullo schermo sarà sostituita dall'immagine di questa topologia e la mia voce cercherà di commentare quello che rappresenta l'immagine. Mi perdoni chi conosce gli schemi elettrici, ma per chi invece non ne ha dimestichezza, cerchiamo di capire cosa sono i vari elementi grafici che sono disegnati. Essenzialmente ci sono tre elementi grafici coinvolti. I condensatori, che sono quelle due linee parallele, in questo caso abbiamo C1 e C2. I resistori, che sono dei blocchi rettangolari, andiamo da R1 fino a R7 se non sbaglio. Quelli a punta con una barretta sotto sono i diodi, ne abbiamo due in questo caso, e abbiamo 5 transistor. I transistor sono quelli rotondi con una freccia. La freccia che esce indica un transistor di polarità negativa. Il transistor con polarità positiva è quello che ha la freccia che entra. Quindi ad esempio Q1, Q2, Q4 sono transistor di polarità N, in realtà NPN, e i transistor Q3 e Q5 sono transistor di polarità positiva, in realtà è PNP. Qui vediamo subito una grande differenza rispetto alle valvole, come abbiamo accennato nelle puntate precedenti, perché nelle valvole sarebbe stato impossibile avere a disposizione componenti assimilabili al transistor Q3 e al transistor Q5. Quindi la circuitazione sarebbe stata sicuramente a livello concettuale diversa.
Allora, possiamo dividere lo schema elettrico in tre blocchi funzionali. Sulla sinistra Q1 e Q2 rappresentano quello che viene chiamato lo stadio di ingresso. Vedete che il segnale denominato input attraverso il condensatore 1 arriva su quello che viene denominato terminale di base del transistor Q1. Quindi in qualche modo sulla base del transistor Q1 abbiamo la presenza del segnale di ingresso. Nel transistor Q2, sulla sua base, abbiamo attraverso la resistenza R8 e R7 una copia del segnale in uscita. Il segnale in uscita esiste prima e dopo il condensatore C2. Perché esiste un condensatore C2 in uscita? Perché in questo caso la circuitazione che abbiamo scelto ha un'alimentazione a una sola polarità, quindi alimentata fra lo 0 e il più. Questo fa sì che in condizioni di riposo, quando non c'è segnale audio collegato all'ingresso, la tensione presente all'uscita del circuito coincida con circa la metà della tensione di alimentazione. Se noi applicassimo direttamente questa tensione all'altoparlante, come minimo avremmo che il woofer del diffusore si sposta di qualche centimetro o qualche decina di centimetri verso l'esterno, verso l'interno, e dopo poco tempo porterebbe alla distruzione termica dell'altoparlante. Il condensatore C2 ha proprio questo scopo, quello di bloccare la componente continua e fare transitare attraverso di esso solo la componente rappresentativa del segnale audio. Tornando ai vari blocchi funzionali, abbiamo il blocco intermedio che insieme a quello d'ingresso serve per amplificare in tensione. Al transistor Q3 è affidato il delicato compito di amplificare in tensione il segnale in ingresso. L'ultima parte è quella costituita dai transistor Q4 e Q5 messi in configurazione push-pull, ovvero il transistor 4 spinge la corrente in uscita e il transistor 5 in qualche modo la preleva dall'uscita, e quello viene dominato lo stadio di uscita. I transistor Q4 e Q5 hanno il delicato e importante compito di fornire al diffusore collegato tutta la corrente che il diffusore richiede per poter avere i suoi mersetti la replica fedele del segnale di ingresso. Ecco, cerchiamo di capire sommariamente come funziona una circuitazione anche così semplice. Allora, supponiamo per un istante che il segnale d'uscita sia 0, ovvero dove è collegato il condensatore C2 abbiamo una tensione nulla. Questo vuol dire che la base del transistor Q2 ha una tensione nulla. Se applichiamo alla base del transistor Q1 una tensione di ingresso, un segnale musicale, cosa succede? Il transistor Q1 viene eccitato sulla sua base e quindi comincia a amplificare. Richiamando dalla corrente abbiamo una caduta di tensione sulla resistenza R3. La resistenza R3, essendo collegata alla base del transistor Q3, costringerà il transistor Q3 a richiamare della corrente. Richiamando dalla corrente, il suo collettore, che è quello collegato alla base del transistor Q4 e attraverso i dir di D1 e D2 alla base del transistor Q5, alza la tensione di questi due punti. Ma alzando la tensione di questi due punti si alza la tensione in uscita. Alzandosi la tensione in uscita si alza la tensione che arriva alla base del transistor Q2. Questo in qualche modo è una spiegazione empirica, è una descrizione più che una spiegazione del meccanismo della controreazione. Quindi una variazione del segnale di ingresso, fatto tutto il giro, dall'uscita si ripercuote poi al transistor differenziale di ingresso Q2. Quando è che il circuito trova un suo equilibrio? Quando la tensione sulla base del transistor Q1 e la tensione sulla base del transistor Q2 sono identici. In quel momento il circuito di questo differenziale smette di essere disequilibrato e quindi la caduta di tensione sulla resistenza R3 trova il suo punto di equilibrio e in uscita avremo una coppia fedele del segnale di ingresso. Amplificata di quanto? Il fattore di amplificazione è dato dal rapporto del partitore resistivo costituito da R8 e R7. Quindi per aumentare il guadagno in qualche modo è sufficiente aumentare il valore della resistenza R8 o diminuire il valore della resistenza R7. Quello che viene denominato guadagno ad anello aperto, in questo caso cos'è? Immaginiamo di togliere la resistenza R8. Non esiste più il meccanismo di riequilibrio automatico del differenziale d'ingresso. Quindi il transistor Q3
con la corrente che richiama, sulla resistenza R6 genera una caduta di tensione. Possiamo dire in qualche modo che il rapporto fra la tensione che si viene a generare sulla resistenza R6 e la tensione all'ingresso costituisce il guadagno ad anello aperto di questo circuito. Una volta che chiudiamo il circuito con anello di reazione attraverso la resistenza R8, il guadagno del circuito non è più quello ad anello aperto, ma è quello ad anello chiuso controreazionato. La differenza che esiste fra il guadagno ad anello aperto e il guadagno ad anello chiuso è quello che viene denominata la quantità di controreazione. Maggiore la quantità di controreazione, maggiore la precisione con cui il segnale di uscita è una replica fedele del segnale di ingresso. Questo almeno per segnali lentamente variabili o in regime quasi stazionario. Se invece siamo in regime musicale o con delle frequenze anche abbastanza alte che devono essere amplificate, il discorso comincia a diventare diverso, nel senso che i coefficienti di amplificazione dei componenti coinvolti non sono costanti con la frequenza. Tutti i componenti hanno delle capacità parassite o dei fenomeni parassiti che all'aumentare della frequenza in qualche modo ne riducono il guadagno. Quindi il guadagno ad anello aperto è fortemente condizionato dal valore della frequenza. A 100 Hz il guadagno ad anello aperto sarà molto più alto che a 20 kHz. Questo comporta ad esempio che essendo il tasso di controreazione a 20 kHz molto più basso rispetto a quello a 100 Hz, anche la distorsione che il circuito potrà in qualche modo generare diventa maggiore. Non approfondirei ulteriormente questi concetti perché per essere seguiti richiederebbero una conoscenza più approfondita delle leggi dell'elettronica e dell'elettrotecnica. Però può essere interessante capire attraverso quali componenti transita il segnale audio. Quindi adesso vedrete marcato in rosso il percorso che fa il segnale audio. Dall'ingresso deve attraversare il condensatore C1, poi si infila nel transistor Q1, nella base, da lì deve salire verso la resistenza R3, la quale non è direttamente sul percorso del segnale, ma in qualche modo è come se lo fosse, perché è lei che determina le caratteristiche di amplificazione del transistor Q1. Da lì poi il segnale si infila nel transistor Q3, nella base, esce dal suo collettore, trova un primo transistor di uscita Q4, l'altra parte del segnale in uscita dal transistor Q3 si infila nei diodi D1 e D2, da lì va nella base del transistor di uscita Q5 e poi c'è un ruolo molto importante della resistenza R6, che similmente alla resistenza R3 non è direttamente sul percorso del segnale, ma estremamente importante in quanto è lei stessa che in qualche modo determina il guadagno in tensione. Poi abbiamo in uscita il condensatore C2, quindi il segnale amplificato, quindi delle correnti anche molto alte, per arrivare al diffusore deve transitare attraverso il condensatore C2. Quindi se vogliamo contarli anche un po' male, abbiamo C1, Q1, R3, Q3, Q4, D1, D2, Q5, R6, C2. Penso che basti un po' di immaginazione per capire come il segnale audio, dopo aver attraversato un così grande numero di componenti, al di là di quello che può essere poi il meccanismo di funzionamento della controreazione e di come la topologia circuitale in qualche modo esercita il ruolo di amplificazione, ma anche solo limitandoci alla quantità di componenti che obbligatoriamente il segnale audio deve attraversare, ne risentirà sicuramente. Quindi in uscita abbiamo un segnale che in qualche modo è come se conservasse la memoria di dove è transitato. Gli elementi coinvolti sono essenzialmente di tre tipi. Abbiamo i condensatori, le resistenze e i semiconduttori. Quando un segnale audio passa attraverso un condensatore, esperienza comune a chi si è occupato un po' di autocostruzione o di sperimentare queste cose, il suono in uscita da un condensatore, ovvero il suono, se in qualche modo vogliamo comparare il suono diretto, il suono che transita attraverso un condensatore, assume una caratterizzazione. Sinora, almeno io personalmente, non ho trovato nessun condensatore che inserito sul percorso del segnale
non lascia la sua impronta genetica. Potrà essere gradevole, sgradevole, potrà essere quanto o meno affine o non affine ai nostri gusti musicali, ma il condensatore migliore sotto questo aspetto è quello che non esiste. Ed in questa topologia circuitale ne abbiamo d'obbligo due, transistor C1 d'ingresso e transistor C2 in uscita. Se il transistor C2 in uscita si può facilmente eliminare con una soluzione di alimentazione duale, il transistor C1 è già più complicato da eliminare, almeno con questa topologia circuitale. Per quello che riguarda invece i resistori, probabilmente sono quelli, non dico ininfluenti, ma sono quelli che potenzialmente possono rappresentare l'influenza minore. Tutto sommato, per come è fisicamente realizzato un resistore, la sua influenza sul percorso del segnale e sulla caratterizzazione del segnale che transita verso esso è sicuramente inferiore rispetto a quella di un condensatore o di un componente attivo. Ciò non vuol dire che sia trascurabile. Quando poi arriviamo invece ai semiconduttori, in questo caso possiamo comprendere i transistor, i diodi, qui la cosa diventa molto complessa perché, e lo vedremo nella prossima puntata, per come sono realizzati i componenti a semiconduttore, la loro natura spontanea li porta a essere dei generatori di distorsione, per cui sicuramente il segnale transitando attraverso essi ne esce in qualche modo pesantemente contaminato. In qualche modo spetta al tasso di controreazione cercare di abbassare il più possibile queste contaminazioni, queste distorsioni. Ma chiunque abbia sperimentato la relazione che esiste fra una circuitazione, una componentistica, il suono che ne esce, si è immediatamente reso conto che ogni semiconduttore che utilizziamo è caratterizzato da un ben preciso comportamento sonoro e non può essere diversamente tenendo conto della fisica con cui è costruito. Preso atto di questo, penso sia importante nella prossima puntata entrare più approfonditamente nel merito di quali sono i semiconduttori che abbiamo a disposizione per realizzare le varie topologie circuitali e cercare di comprendere anche quali possono essere le caratteristiche soniche che possiamo aspettarci dal loro uso. Bene, quindi nella prossima puntata approfondiremo quelli che tu prima hai chiamato mattoncini di base, insomma. E intanto vi ringraziamo per aver visto il video e vi invitiamo a iscrivervi al canale e a attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. E grazie mille. Grazie a voi.